Ciao a tutti, pace e illuminazione e bentornati sul canale La Via del Sutra del Loto, questo canale che è dedicato al Sutra del Loto e al buddismo di Nichiren, un canale che ha aiutato e sta aiutando tantissime persone a praticare e a essere felici nella propria vita. Oggi ti voglio parlare del capitolo 12 del Sutra del Loto. Fai attenzione perché se comprendi questo capitolo la tua vita cambierà. Quindi fai bene attenzione a quello che ti dirò. Ma prima lasciami dare delle informazioni su chi era Devadatta. No? Il capitolo 12 del Sutra del Loto è dedicato a Devadatta. Devadatta era uno dei più sorprendenti, più rivoluzionari all'interno del testo. No? Racconta due storie apparentemente opposte, quella di un uomo che ha tradito il Buddha e quella di una bambina che riesce a raggiungere l'illuminazione istantaneamente. Insieme queste due storie trasmettono un messaggio universale e potentissimo, no? Nessuno escluso dalla possibilità di risvegliarsi. Ma vediamo meglio chi era Devadatta, che cosa insegna la sua storia. Devadatta era il cugino del Buddha, era il cugino del Buddha Shakyamuni e nella tradizione buddista è ricordato come il suo più grande nemico. Tentò di ucciderlo più volte, seminò divisioni nella comunità monastica e fu considerato un simbolo del male e dell'ingratitudine. Eppure in questo capitolo il Buddha rivela qualcosa di straordinario. E qui il succo. Devadatta in una vita passata era stato il suo maestro più importante. Senza i suoi insegnamenti il Buddha non sarebbe diventato quello che è. Dice nel Sutta del Loto, grazie al mio buon amico Devadatta ho potuto realizzare le sei perfezioni, la composizione, la gioia e l'equanimità e 32 tratti di un grande uomo, l'illuminazione completa e insuperabile, dice il Buddha. Il Buddha chiama Devadatta buon amico, non nemico. Fai attenzione, non traditore. Avrebbe potuto farlo, noi l'avremmo fatto sicuramente. Questo rovesciamento, però, fai attenzione che è fondamentale. Colui che sembra farci del male può essere in una prospettiva, se visto in una prospettiva più ampia, colui che ci ha insegnato di più. Ad esempio, pensa a qualcuno che ti ha fatto soffrire, che ti ha deluso o tradito, no? Poi puoi chiederti cosa ho imparato da questa persona, cosa mi ha reso più forte, più compassionevole, più consapevole. Non si tratta di giustificare il male, fai bene attenzione, ma di vedere il valore nascosto anche nelle esperienze difficili, no? Vediamo adesso il concetto di buon amico. Nel buddismo esiste il concetto di Kalyana Mitra, che significa il buon amico spirituale. Normalmente si intende, scusami, si intende qualcuno di saggio e gentile che ci guida. Ma questo capitolo espande radicalmente questo concetto, no? Lo allarga moltissimo. Anche chi ci ostacola può essere un insegnante prezioso e fai attenzione. Il Buddha non nega che Devadatta abbia fatto del male, tutt'altro, riconosce la realtà delle azioni negative, ma le colloca, diciamo, in una visione più lunga e più vasta, guarda più avanti. La sofferenza che ci viene inflitta può diventare la nostra maestra più efficace. Quante volte abbiamo vissuto questa situazione? Io non te lo dico. Quante volte abbiamo vissuto situazioni spiacevolissime e poi tempo dopo ci si è resi conto che se non avessimo vissuto quelle cose lì non avremmo capito, non saremmo stati in quel modo, non ci saremmo comportati in quel modo. Quante volte ci è capitato, no?
Il capitolo dice: Devadatta diventerà anche lui, dopo incalcolabili eoni, un Buddha chiamato re della presenza divina, dice. Anche Devadatta, il traditore e persecutore, raggiungerà la buddhità, dice il Buddha. Questo non è una scusa per il male, ma una visione, fai attenzione qua, ma una visione radicalmente ottimistica sulla natura di ogni essere. Alle volte noi ci fermiamo ai giudizi, giudichiamo una persona e basta, l'abbiamo etichettata e così e basta. No? Salvo poi magari stupirci moltissimo quando ci rendiamo conto che invece non era esattamente così. Qua il Buddha ci sta dicendo: fai attenzione che tutto quello che ti succede nella tua vita è molto utile. Poi il Buddha dice una cosa tra le righe diversa e forse più rivoluzionaria. Ti dice: tu sei sicuro che le cose che sono andate bene, il bene sia stato davvero un bene? Mm? Tu sei sicuro che quel tuo amico che ti ha regalato 3 bottiglie di vino ti abbia fatto un favore o tu te ne sei bevute 3 e sei stato malissimo per 2 giorni? È questo il punto che il Buddha vuole dire detto in internos, no? Ora vediamo la seconda parte del capitolo. Nella seconda parte del capitolo appare un personaggio completamente inaspettato, la figlia del re del drago. La figlia del re del drago è una bambina di 8 anni che non è umana, non è adulta, è una bambina, e non è soprattutto monastica. Secondo le convenzioni del tempo sarebbe impossibile per lei raggiungere l'illuminazione, perché a quel tempo la donna non era ben considerata, ma lei la raggiunge ugualmente, immediatamente, davanti a tutti, senza anni di pratica. Il Bodhisattva Mangiustri la elogia apertamente, affermando che nessuno nella sala la supera in profondità di comprensione. Ad esempio, lo scettico Shariputra, che aveva la sua opinione su tutto, obietta: ma come può una femmina, hai capito il tipo, e per di più un drago raggiungere la buddhità? Nel sutra leggiamo: la figlia del re drago in un istante trasformò la sua forma femminile, raggiunse la terra pura del sud e lì, sedendo su un fiore di loto, realizzò la completa, insuperabile illuminazione. No? La bambina risponde alle obiezioni non con parole, e questo è importante, ma con un gesto. Offre al Buddha una gemma preziosa, simbolo della sua mente già illuminata, e in un lampo raggiunge la buddhità. Questo è uno dei momenti più potenti dell'intero Sutra del Loto, no? Cioè dice: l'illuminazione non richiede condizioni perfette, non serve essere nel posto giusto, avere l'età giusta, il genere giusto, la formazione giusta. La saggezza, quella vera, può manifestarsi in chiunque, in qualsiasi momento. Non aspettare di essere pronto per vivere con consapevolezza. Fai attenzione a questo. Il messaggio centrale di questo capitolo è quello che i maestri buddisti chiamano Tathagata Garbha, che è la natura di Buddha, che è la natura di Buddha presente in ogni essere vivente, come un seme nascosto, come una gemma sepolta nel fango. La storia di Devadatta e quella della fine del re drago sembrano, diciamo, per certi versi opposte, no? Un adulto pieno di errori e una bambina pura, ma entrambe mostrano la stessa verità: non esiste essere così basso o così alto, che la realizzazione non guardi. Dice nel sutra: come il loto nasce dal fango ma non è contaminato, così ogni essere porta dentro di sé la possibilità del pieno risveglio. Questa è una frase conosciutissima, questa è una frase che noi dovremmo stamparci
nella testa, perché siamo sempre tutto un giudizio. Ma se noi tenessimo a mente questa frase, rileggiamola. Come il loto nasce dal fango, ma non è contaminato, così ogni essere porta dentro di sé la possibilità del pieno risveglio. Quindi, qualsiasi cosa ti accada nella vita, qualsiasi persona tu incontri, non giudicarla subito, fai attenzione, perché quella potrebbe essere la persona che ti insegna di più, la persona che ti dà di più. Cioè, smetti di pensare di non essere abbastanza tu. Non abbastanza bravo, intendo, non abbastanza saggio, abbastanza spirituale. Il capitolo 12 dice chiaramente che la qualità più profonda dell'essere umano, la capacità di svegliarsi, di comprendere, di amare, quella è già presente in te. Devi solo permetterla di emergerle. Ci devi credere e di conseguenza lei si emerge. Credere, vedi? Siamo sempre sul credere. No? Come applicare allora questi insegnamenti nella vita di ogni giorno? Il capitolo 12 non è una storia da leggere e poi dimenticare, no? È un invito a trasformare il modo in cui guardi te stesso e gli altri. Ecco alcune pratiche concrete, no? Ogni volta che qualcosa va storto, chiediti cosa mi sta insegnando questa situazione. Non si tratta di masochismo, non si tratta di masochismo spirituale, ma di trovare un filo di significato anche nel dolore, no? Prima di giudicare qualcuno, come ti dicevo, come irrecuperabile, ricordati che Devadatta diventerà un Buddha. Ognuno al suo tempo, ognuno porta dentro di sé una gemma. La bambina Drago non ha aspettato. Agisci con intenzione buona, qui e ora. Non serve un ritiro di 10 anni per iniziare a vivere con più presenza e compassione. Almeno una volta al giorno, invece di identificarti con i tuoi errori, con i tuoi limiti, ricorda dentro di te che c'è qualcosa di luminoso, di integro, che nessuna circostanza esterna può distruggere. Considera ad esempio di scrivere, no? Anche solo se vogliamo mentalmente, il nome di qualcuno che ti ha fatto soffrire e che ti ha, diciamo, involontariamente reso più forte. Non per perdonare a tutti i costi, fai attenzione, ma per recuperare la tua energia da quella storia, perché altrimenti quella storia ti può asciugare. Il capitolo 12 ci ricorda che la vita spirituale non è la fuga dal mondo difficile, ma la trasformazione del difficile in risveglio. Devadatta ci insegna che anche i nostri errori fanno parte del cammino. La bambina Drago ci insegna che non esistono confini all'apertura del cuore e tu con tutto questo che sei e tutto quello che hai vissuto porti già dentro di te la gemma preziosa. Ecco, l'esegesi completa del capitolo 12 del Sutta del Loto è questa. Allora, in sintesi, questo capitolo ruota attorno a due grandi verità. Devadatta, il nemico e traditore del Buddha, viene rivelato come il suo più grande maestro in una vita passata. E il Buddha annuncia che anch'egli raggiungerà la buddhità. Il messaggio è che le esperienze dolorose e le persone difficili possono essere i nostri maestri più spirituali. L'altra è la figlia del re drago, una bambina di 8 anni, non umana, raggiunge l'illuminazione istantaneamente, sfidando tutte le convenzioni del tempo. Il messaggio è che non esistono condizioni giuste per risvegliarsi. La natura di Buddha è presente in ogni essere, senza eccezioni. Insieme queste due storie formano
un insegnamento radicalmente inclusivo e ottimista sulla natura umana, no? Per la vita di tutti i giorni questo si traduce in 5 pratiche concrete che trovi nelle guide: reinterpretare la difficoltà, vedere la luce negli altri, agire senza aspettare il momento perfetto, riconoscere la propria luce interiore e trasformare in gratitudine anche le relazioni più dolorose. Eccolo qua. Questo era gli insegnamenti del capitolo 12. Io non so se hai ascoltato. Io ti consiglio di ascoltare, riascoltare, ascoltare e riascoltare, perché qua dietro c'è la possibilità di andare oltre. Tutti noi abbiamo persone che ci stanno sulle balle, che ci rovinano la vita. Però qua il Buddha dice: non ti incazzare, non ti rovinare la vita. Quelle persone lì possono essere la tua salvezza, possono essere dei tuoi maestri. E il Buddha dice: Devadatta è stato il mio grande maestro. Fai attenzione a questo, cambia. Che cosa dice il Buddha? Cambia la tua prospettiva. Non pensare di avere sempre ragione, cambia la tua prospettiva. Cerca di vedere le cose in una maniera diversa e allora riuscirai a vivere, come dice il Buddha. Allora la tua vita crescerà, allora la tua vita sarà più serena e non è quello che vogliamo tutti. Ciao a tutti, pace e illuminazione. Mi raccomando, condividete il video, commentate perché i commenti sono fondamentali e abbonatevi, siete in tanti che si sono già abbonati, continuate ad abbonarvi perché chi si abbona ha delle cose veramente incredibili, potete vedere, sono veramente incredibili. Ciao a tutti, pace e illuminazione.